Faccio una domanda. rapidissima. Allora, Sì, allora la domanda riguarda Giorgia Meloni mhm, e le sue dichiarazioni per quanto riguarda il manifesto di mhm, Ventotene, questo scandalo che è stato creato da queste dichiarazioni del primo ministro. va bene. Vi ringrazio per la domanda. La domanda riguarda quanto è stato detto dal primo ministro Giorgia Colmelone rispetto al manifesto di Ventotene. Qui dobbiamo fare un piccolo corso di tecnica politica, tecnica ormai passata nell'oblio che non viene studiata, e mi ricordo solamente il grande libro di Curzio Malaparte, Tecnica di un colpo di Stato. In questo caso, se dovessi intitolare un libro dedicato a quanto ha detto Giorgia Colmelone riguardo al manifesto di Ventotene, direi Tecnica del diversivo, ovvero il fallimento su tutta la linea di questo partito di pseudodestra che ella capeggia, il partito, e lo voglio ricordare, che ha votato con 24 eurodeputati il secondo mandato di Ursula von der Kresi, quando solamente pochi mesi prima ella, la Giorgia Colmelone, aveva detto che mai l'avrebbe votata, in quanto non approvava ciò che Ursula von der Kresi proponeva, sia nel merito che nel metodo. Va bene? Ebbene, questa è la tecnica del diversivo, ovvero per nascondere il fatto che la produzione industriale in Italia è in continuo declino, per nascondere il fatto, e qui i dati, che si sono toccati 426 milioni di ore di cassa integrazione, e essendo felice che la cosiddetta disoccupazione sia diminuita e aumenti l'occupazione, che viene misurata praticamente come veniva misurata ormai l'occupazione italiana, ovvero il tasso di occupazione, nell'antico Egitto, con i faraoni, ovvero gli schiavi che costruiscono le piramidi sono considerati tra gli occupati. Ed ella è contenta. Li vedete, questi schiavi che costruiscono piramidi, come sono contenti? Allora, per nascondere tutto questo, e soprattutto per nascondere quello che la fogna ha chiamato Unione Europea sta facendo per portarci diretti verso una guerra, allora si è inventata questa cretinata del manifesto di Ventotene, di modo che tutta la stampa cosiddetta mainstream faccia gran cassa per far dimenticare agli italiani che praticamente il paese si sta indebitando in una maniera incredibile per produrre armi. Però lasciatemi dire che le persone che hanno scritto cosiddetto manifesto, se venissero oggi qui e vedessero la fogna che è diventata Unione Europea, si iscriverebbero automaticamente al PNF, ovvero il Partito Nazionale della Fertilità. Tutti in massa. Dato che il cosiddetto manifesto di Ventotene immaginava un'Europa federale, democratica, popolare, opposta a quello che è oggi l'Unione Europea, una dittatura e uno Stato totalitario perfetto. Dato che le finalità di questo manifesto di Ventotene erano la liberazione delle classi più povere da quello che era il dominio di un'oligarchia capitalista, dato che si immaginava questo manifesto di Ventotene una roba che creasse ricchezza attraverso un libero mercato e uno spezzare il monopolio delle classi dominanti, monopolio che è invece assicurato proprio dalla fogna chiamata Unione Europea, in una perversa situazione laddove si è creato una specie di socialismo dall'alto, dove le oligarchie, persone che noi non vediamo, che hanno casa a Vienna, che hanno casa a Francoforte, che hanno casa a Parigi, che hanno casa dappertutto da nessuna parte, comandano sui cosiddetti uomini della terra, come li chiamavano i polinesiani, che devono vivere del frutto del loro lavoro. Se dovessi tornare alla natura di un'Europa unita, civiltà e non nazione, personalmente avrei fatto riferimento al grande Charles de Gaulle, l'Europa delle patrie, ovvero un'Europa che va da Lisbona fino a Vladivostok, da Lisbona fino a Vladivostok, e che all'interno di questa civiltà raccoglie automaticamente la Federazione Russa e la Gran Bretagna. Oppure ancora avrei fatto riferimento al mio grande amico Mosley,
che creò nel 1950 un partito chiamato Europe a Nation, dato che Mosley era britannico, ovvero Europa Nazione, il primo partito che si imponeva come sua missione il riunificare le patrie europee all'interno di un destino comune, ovvero, ironia della sorte, la prima persona che creò un partito con un alito europeo fu un simpatizzante del PNF, del Partito Nazionale della Fertili. Con questo concluso.